Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare questo campioncino con questo punto a spiga. Il punto di per sé è facilissimo farlo, però fatto così a pannello risulta un pochettino difficile perché un giro lo andiamo a lavorare al dritto, un giro dobbiamo andare a lavorare invece diciamo a rovescio. Capirete per meglio come vi faccio vedere passo per passo i due giri. Quindi andremo ad alternare questi due giri per tutto il lavoro. Per realizzare questo tutorial andrò a utilizzare della lana e un uncinetto 4,5. Voi naturalmente poi potrete andare a utilizzare il filato e l'uncinetto che più preferite. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto, che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia, e naturalmente se il tutorial ti piace condividilo. Iniziamo questo campioncino andando a realizzare delle catenelle. Io andrò a partire da una base di 15 catenelle. Una volta fatte le 15 catenelle facciamo una 16ª catenella, che è quella che poi ci servirà per andare a fare il secondo giro, quindi a girare il nostro lavoro. Adesso non dobbiamo andare a lavorare tutta la maglia, diciamo come la prendiamo sempre, vi avvicino così vedete meglio, ma dobbiamo girare la nostra catenella e andare a lavorare questo qua, questo punto qui. Tento di mettervi meglio a fuoco. Ok, vedete, questa è la catenella a rovescio. Noi lavoreremo questo punto in modo che poi nel lavoro risulti la catenella intera. Quindi rinseriamo l'uncinetto, giriamo il nostro lavoro, naturalmente saltiamo la prima e andiamo qui nella seconda a infilarci dove vi ho fatto vedere, nell'anellino dietro, e andiamo a fare una maglia bassa. Adesso dobbiamo andare ad iniziare il nostro punto, quindi cosa facciamo? Entriamo e prendiamo questo qua della maglia, quindi entriamo proprio dentro la maglia, prendiamo questa qua, questa costina, e poi dobbiamo andare a riprendere la costina della maglia maglia successiva. Quindi entriamo nel punto e prendiamo la costina, ci spostiamo nella maglia successiva e prendiamo la costina della maglia e andiamo a chiudere, vedete, come un mezzo punto alto. E il primo punto l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo entrare di nuovo qua nell'ultima costina del nostro punto e poi nella costina giù della maglia, portiamo fuori il filo, vedete, in questo modo, e chiudiamo come una mezza maglia alta. Ripetiamo questo procedimento per tutto il giro. Quindi entro qui nell'ultima costina della maglia e poi nella costina del punto. Potete anche prendere le catenelle che abbiamo fatto normalmente come le prendete sempre, però il bello di prenderle in questo modo è che qua sotto rimane più rifinito, capito? Rimane proprio la catenella.
Siamo arrivati, vedete, qui nell'ultima maglia e la lavoriamo come abbiamo lavorato queste ultime. E il nostro primo giro è concluso. Adesso dobbiamo andare a fare una catenella, giriamo il lavoro. Questo giro sarà leggermente più complicato perché non andremo a lavorare qui davanti, ma quindi a inserire l'uncinetto in questo modo, ma andremo a lavorare inserendo l'uncinetto da dietro. Porto il mio filo davanti. Adesso la catenella, vedete, l'ho già fatta. Entro nella maglia, nella prima maglia che mi ritrovo, e entro da dietro. Prendo il filo e lo faccio uscire in questo modo e adesso chiudo la mia maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a ripetere il nostro punto, però non prendiamo sempre qui da davanti ma bensì da dietro. Quindi giriamo il lavoro, vedete, dobbiamo entrare qui in questa maglia, poi dobbiamo entrare nella maglia del punto e prendiamo il nostro filo da davanti in questo modo. Spero che riuscite a capire bene dal video perché non è facile farvelo vedere. Come prima abbiamo i 3 cappietti sopra e andiamo a chiudere come una mezza maglia alta. Adesso di nuovo entriamo qui da qua dietro, prendiamo quindi la prima costina e entriamo qui nella maglia da dietro sempre. Prendiamo il filo, vedete che faccio, giro proprio l'uncinetto, gli faccio fare una rotazione, ok, e ho di nuovo le 3 costine e vado a chiudere il mio punto. Adesso qui il punto non si vede perché questa sarà la parte di dietro del lavoro, ma qui, come potete vedere, inizierà già a vedersi il punto. Adesso dobbiamo proseguire in questo modo per tutto il giro, quindi entro da dietro nella costina del punto che ho fatto, entro nella maglia sempre da dietro, prendo il filo e chiudo. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Questo giro è un pochettino più difficile del giro, diciamo, normale, però una volta che ci prenderete la mano sarete molto più scorrevoli nel farlo. Sta tutto nel capire il meccanismo con cui dovete realizzare il punto. Vedete il punto che inizia a vedersi. Quindi noi andiamo a prendere questa costina e poi il punto e andiamo a chiudere tutto da quest'altro lato. Come vi ho detto prima, sembra difficile, i primi punti saranno un po' difficili, però una volta presa la mano andrete molto spediti.
Adesso andiamo a fare l'ultimo giro, quindi prendo il filo da dietro nella maglia appena lavorata, entro nell'ultima maglia e vado a concludere così il giro. E anche il secondo giro è concluso. Adesso faccio una catenella, giro e lavoro e torno a lavorare normalmente. Vado a fare qui nella prima maglia una maglia bassa e adesso riprendo con il punto, quindi entro qui nella costina proprio della maglia e poi vado a prendere la catenella successiva, quindi la maglia successiva, e chiudo una mezza maglia alta. Proseguo facendo il punto, quindi lavorando in questo modo per tutto il giro. Ricapitoliamo, quindi prendo la costina della maglia, entro nella maglia successiva e poi chiudo come una mezza maglia alta, quindi costina della maglia appena lavorata. Il punto successivo, prendo il filo e lo porto sull'uncinetto e quindi ho 3 capiti e chiudo a mezza maglia bassissima. Lavoro in questo modo per tutto il giro. Ho finito anche questo giro, vedete che inizia a vedersi il punto. Faccio di nuovo una catenella e giro e lavoro come abbiamo fatto prima. Una volta fatta la catenella per girare, passo il filo in avanti e lo riporto dietro, quindi passa qui davanti, vedete, in questo modo. Adesso entro da dietro e prendo la maglia, passo con il filo all'interno e chiudo tutto assieme. Adesso da dietro prendo la costina, l'ultima costina della maglia, ed entro nella maglia successiva sempre da dietro. Prendo il filo, lo porto fuori sull'uncinetto e poi chiudo tutto assieme. Prendo la costina da dietro, entro nella maglia da dietro, prendo il filo, lo riporto fuori e chiudo tutto assieme. Proseguo in questo modo per tutto il giro, poi faccio, una volta finito, una catenella e proseguo di nuovo lavorando al dritto. Finito il giro al dritto, faccio una catenella, giro e lavoro il giro entrando dal retro, quindi si alternano questi due giri. Questo è il retro del nostro lavoro, mentre questo sarà il davanti. Lavoro l'ultima maglia di questo giro, sempre entrando dal retro, e adesso di nuovo catenella e proseguo lavorando al dritto. Una volta che abbiamo realizzato l'ultimo giro lavorato al dritto, facciamo una catenella e possiamo andare a tagliare il filo e il nostro punto è concluso, il nostro mini campioncino è concluso. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se lo rifate, mi raccomando, taggatemi, così io posso sia vedere che ricondividere i vostri lavori, e mi raccomando, condividete questo tutorial. Ci vediamo al prossimo.